Ermal Meta, ferma gli orologi su Radio GRP, ma con grande piacere. Attenzione, perché da quando noi ce l'abbiamo in onda è aumentato il tasso di scolarizzazione in Piemonte. Esatto, vero. Sono aumentati i laureati, sono aumentati i diplomati e anche quelli licenziati. E anche i posti di lavoro. No, ma parlo della licenza di terza media, perché abbiamo con noi la professoressa di italiano Danila Elisa Morelli. Buongiorno a tutti, come state oggi? È un po' in tensione, sa? Si avvicina all'esame. Si avvicina all'esame di terza media e siccome per me è importante, devo diplomarmi anche io, finalmente licenziarmi con la terza media, perché sai che io faccio quello che posso. Un po' di tensione latesina, c'ho le mani umide, la tensione comincia a sentire. La tensione, soprattutto l'orale c'è. Soprattutto sull'orale. Ma no, più che l'orale, perché ho una buona dialettica, sono gli scritti che mi fregano, la matematica. Purtroppo scripta manent. Scusi, la buona dialettica lo dici solo tu. Sì, no, ma certo. Questo scripta manent, vedi? Fallo dire agli ascoltatori. È un problema quando gli scritti vanno male, perché sugli scritti noi non possiamo. Ma gli scritti contano di più degli orali, quindi? Sì, perché sono documenti, rimangono. Sull'orale, insomma, l'insegnante può anche essere bruciate buono. Bruciate tutto. Esatto, è disastro. Vabbè, di che si parla questa mattina? Parla oggi? Oggi andiamo sul semplice. Sì. E parliamo di un'unica parola, che in realtà sarebbero due parole unite. Sì. È una univerbazione. La parola è eccetera. Ma eccetera è facilissimo, cioè è una cosa quando un elenco dici si chiude con eccetera. 1, 2, 3, 4 eccetera. Esatto, ma da dove viene? Non lo so, me lo deve dire lei, non è che devo dirlo io. Aspettate un attimo, ma si dice eccetera o eccetera eccetera? Allora, in teoria basta eccetera. Io dicevo eccetera eccetera è quello che si definisce un pleonasmo, un caricare. Sì. Ci sei bravo, bravissimo. Parlare, esatto. Allora, eccetera viene dal latino. Stranissimo. In realtà se uno va indietro lo trova anche in greco. Kaita etera. Kaita, ma che è? In latino invece eccetera. Tutte e due significano le altre cose. È un neutro plurale. Sapete che i latini appunto avevano questo genere neutro. L'avevo detto l'altra. Non è attento. No, chiedo scusa. Io lo sapevo. Ferrari, i generi in latino sono anche in greco tre. maschile, femminile e neutro. neutro. Allora, kaita etera oppure eccetera significa le altre cose, tutte le altre cose. È una espressione che si usava già nell'antica Roma, ed è un'espressione che però è cominciata a essere utilizzata in italiano a partire dal XIV secolo nei documenti ufficiali, giuridici, notarili. Era una roba. E la scrittura di questa parola non era come la usiamo noi. Noi cosa facciamo? Mettiamo o eccetera tutto attaccato, appunto un'univerbazione, oppure mettiamo ECC punto. ECC punto è consentito. È consentito, è corretto, è italiano corretto. Ma anche nei temi? Sì, anche nei temi. Stranamente in inglese, perché queste parole latine spesso sono andate nelle lingue non neolatine, e sono state rispettate di più rispetto a noi. Quindi noi abbiamo fatto questa eccetera che è diventato ECC. Gli inglesi quando mettono eccetera scrivono ETC. Molto più perché molto mantengono più l'eccetera. Non solo, ma addirittura, e questo l'ho scoperto documentandomi un po', il simbolo della E commerciale in realtà è latino ed era il simbolo che usavano addirittura ai tempi di Cicerone per unire la E e la T. Ma quindi quasi credo. A livello di com'era la stenografia, quella in cui si abbreviava. Quello è il simbolo. Infatti in inglese, un po' arcaico, si trova proprio la E, la end, quell'end lì, con la C soltanto attaccata. Ma che cosa fighissima. Detto questo, due regole semplici di grammatica, ortografia. Quando si scrive un elenco e poi si mette l'eccetera, in teoria, secondo le grammatiche moderne, si può mettere la virgola prima di ECC oppure no. Secondo l'Accademia della Crusca invece proprio no. Perché essendoci già nella parola la E congiunzione, mettere la virgola non ha senso. Io ho sempre sbagliato. Si mette invece il puntino dopo e quindi dopo si dovrà mettere la lettera maiuscola. Altri modi di fare questa cosa qua e così via e via dicendo, insomma, oppure i puntini di sospensione. I 3 puntini. Qui casca l'asino. 4 Giustamente puntini. Galli è stato preciso. 6. Il Ferrari se ne usa 2. Non, davvero. Che è drammatico, sempre. Ogni volta che vedo questi 2 puntini allora 3 puntini, perché o un punto ed è il punto fermo che significa basta, chiusa lì, oppure i 3 puntini di sospensione perché che non se ne sono i usano puntini 3? di omissione, perché la regola grammaticale, anche quando si fa punti esclamativi
o interrogativi, sì. allora o se ne mette uno che dovrebbe bastare. Sì. Voglio giocare un po' con la grammatica, fare un po' lo sperimentatore, ne devo mettere massimo 3. Quando negli SMS e nei WhatsApp si vedono 25 miliardi di punti, no. Male, è slang quello. Sì, insomma, diciamo che è proprio una scorrettezza. Però 11 punti esclamativi non è 11. male. Tu non sei capace. No, professoressa, è andata. Arrivederci la prossima settimana. Ciao.